Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, approfittando della disponibilità del deck builder Alessio Perini, che già in passato aveva collaborato con una lista particolare e che ora ci propone qualcosa di aggressivo e diverso dai soliti canoni del formato. Andiamo a perdere un colore, da quelli Gruul al semplice rosso, per un archetipo che punterà a rendere la vita dei vostri avversari particolarmente ostica, puntando a punire pesantemente le loro preziose fonti di mana, con un gameplay oppressivo. Grazie a queste leggendarie ci andremo a preoccupare di mantenere un minimo di vantaggio carte, creando ulteriori ostacoli al nemico, fino a rendere completamente sterile ogni sua possibile azione, in una lenta agonia in cui potrà solo soccombere. Questa volta vi parleremo di Urabrask, Heretic Praetor. Abbiamo a che fare con una delle tante incarnazioni di questo pretore di Pirexia, che dal piano di New Capenna tentava di gettare le basi per un'invasione su larga scala, portandoci in dote delle abilità interessanti, soprattutto per il nostro gameplan, ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 3 generici e 2 rossi, abbiamo un pretore pirexiano con forza 4 e costituzione 4, rapidità e 2 abilità che puntano a darci molte carte pronte all'uso. Nella prima abilità c'è: all'inizio del tuo mantenimento esilia la prima carta del tuo grimorio, puoi giocarla in questo turno. Mentre nella seconda abbiamo: all'inizio del mantenimento di ogni avversario, la prossima volta che sta per pescare una carta in questo turno, esilia invece la prima carta del suo grimorio, può giocarla in questo turno. L'impulsive draw offerto nel nostro upkeep, ma anche in quello avversario, bloccandone di fatto la possibilità di pescare, risultano particolarmente efficaci, soprattutto se il resto della lista si preoccuperà di fare una cosa particolarmente odiata dai giocatori di Magic: distruggere le fonti di mana. Con un'attività chirurgica quasi maniacale, lo scopo del mazzo sarà quello di far saltare le terre del nemico, con qualsiasi mezzo, dandoci modo di impedire all'avversario di giocare, arrivando così a un late game in cui il nostro pretore potrà scorazzare indisturbato sul campo di battaglia. Un approccio particolarmente punitivo, quello ipotizzato con questo Urabrask Heretic Praetor, che nella sua arroganza pirexiana non vede l'ora di schiantare ogni possibile speranza nel nemico di turno, pur di agguantare la vittoria. Per riuscire a mettere in campo Urabrask Heretic Praetor dovremo ingegnarci parecchio, ma il rosso a disposizione è provvido di effetti che puntano a spaccare le terre dell'avversario, rallentandolo quanto basta per darci modo di giocarlo in sicurezza. In primis andremo a sfruttare una serie di creature, tra Avalanche Riders, Goblin Ruin Blaster, Goblin Settler, Obsidian Charma e Ravenous Baboons, che al loro ingresso distruggono una terra, negando con poco mana una fonte preziosa al nemico. Ci sono poi 2 nani che provengono dal passato, Droven Blast Miner e Droven Miner, che possono offrirci un effetto ripetibile, una mana dal cielo, visto che sarà il nostro obiettivo principale, distruggere le terre, in particolare quelle non base che pululano nel formato. Ci sono poi diverse tech come Boom Bust, Devastating Dreams, Orcish Settlers, Ruination e Scorched Earth, che sono in grado di annichilire le più terre in un sol colpo, resettando l'eventuale vantaggio in risorse del nemico, spesso senza neppure incidere su quello che avremo noi a disposizione. Non ci limiteremo soltanto a colpire le terre, visto che con Aftershock, Smashing Sussex e Violent Impact avremo modo di bersagliare anche gli artefatti avversari, potenziali fonti di mana che potrebbero compromettere il nostro piano per impedire le sue giocate migliori. E ancora ci sono ben 9 magie dedicate espressamente a distruggere le terre, tra Lay Waste, Pillage, Raids, Seismic Spike e Tremble, che sono pronte a insistere su questo piano subdolo e spietato, che renderà impotente l'opponente di turno. Tutto questo odio profondo verso le fonti di mana viene magistralmente rappresentato anche tra le nostre terre speciali, con Dust Bowl, Field of Ruin, Ghost Quarter, Tectonic Edge e Wasteland, raccogliendo tutto quello che potenzialmente possono distruggere quelle avversarie senza alcuna pietà. Infine, vista la nostra natura monocolore, con Blood Moon e Magus of the Moon, daremo la stoccata finale al nostro nemico, soprattutto se non avrà il rosso nella sua mana base, rendendo praticamente inutili tutte le terre che avrà provato a giocare fino a quel momento. Fin qui abbiamo visto come questa lista, capitanata da Urabrask Heretic Praetor, si accanisce senza tregua sulle fonti di mana proposte dall'avversario di turno, ma a nostra volta, vista alcune tech e il costo di lancio del generale, potremo subirne gli effetti rallentandoci nell'azione. Per questo motivo diverse scelte come Jeska's Will, Ragavan Nimble Pilferer e Strike It Rich si preoccupano di darci mana aggiuntivo in sostituzione di quello che potremo avere a disposizione, messo magari sotto pressione da un late date a volte simmetrico. Anche con un paio di sassi economici, Arcane Signet e Mindstone, cercheremo di sostenere la nostra azione, cercando di accelerare le giocate pensate per distruggere la mana base del nemico, spesso relativamente costose per l'effetto che ci offrono. Andremo ad inserire terre come City of Traitors e Crystal Vein, che puntano a darci mana in colore aggiuntivo, utile per calare prima il generale,
ma anche per agevolare le nostre giocate migliori, in particolare una chiave fondamentale per non farci perdere l'end drop: Crucible Awards. Questo artefatto in una build così estrema risulta di assoluto rilievo, sia per riprenderci fonti di mana aggiuntive, sia per recuperare le varie terre in grado di opprimere le terre del nemico, senza che lui possa impedirne con facilità il compimento, garantendoci un late game privo di pericoli. Con così tanti slot ridondanti avremo spazio solo per pochi effetti utili a guadagnare nuove carte, ma con Valakut Awakening e War Room proviamo a dare benzina alla nostra azione, magari nel momento cruciale in cui dobbiamo dare il colpo di grazia al nemico. E se qualcosa sfuggisse al nostro odioso piano, con una serie di rimozioni tra Bone Crusher Giant, Fury, Flame Slash, Flame Shot, Scatter Screw Smashing, Pyrokinesis e un Holy Hit, ci garantiamo che nulla possa impensierire la nostra azione sistematica. Anche sul fronte di quelle globali, tra Anger of the Gods, Delayed Blast Fireball, Electricary e Pyroclasm, vorremmo essere certi che board composti da piccole creature non si salvino dalla gragnuola di danni che queste magie saranno in grado di spargere sul campo di gioco. Ci doteremo anche di alcune magie modali, tra Braid, Brotherhood Hand, Dead Gone e Fiery Confluence, così da poter coprire alcuni degli angoli ciechi di questa build, visto che puntiamo a un mid-game ricco di incognite, se non saremo abbastanza efficaci nell'azione. Di certo non ci faremo mancare dei danni diretti, con ben 8 carte specifiche per fungere da rimozione, ma anche da potenziali chiusure, tra Chain Lighting, End of Festivities, Lightning Bolt, Spyfield Hazard e Maddening X, dando manforte al generale non solo, visto che potremo voler approfittare delle debolezze del nemico. Una tech di contorno a questo piano aggressivo arriva con Fable of a Mirror Breaker, che ha tutte le carte in regola per risultare utile nei primi turni, ma anche capace di copiare qualcosa di rilevante, come le nostre creature in grado di rompere qualche ulteriore terra, mantenendo alta l'efficacia del mazzo. Come possibile chiusura aggiuntiva ci affideremo a un paio di generatori di token, Seasoned Pyromancer e Urabrask Forge, che non faticheranno a farsi strada sul campo di battaglia, visto che molto spesso l'avversario non sarà in grado di proporre paranti rilevanti con cui difendersi. Infine, con un comparto di viandanti di tutto rispetto tra Chandra Awakened Inferno, Chandra Dressed to Kill, Chandra Torch of Defiance e Caught Fire of the Resistance, cercheremo il meglio per avere sia mana sia danni aggiuntivi, così da piegare la partita a nostro favore il prima possibile. Il motivo che ha portato Alessio Perini a costruire un archetipo attorno a questo Urabrask Heretic Praetor nasce principalmente dal desiderio di realizzare una lista fuori dai generis che valorizzasse al meglio un comandante con un'abilità così peculiare. Imporre un impulsive draw all'avversario, soprattutto se punta una strategia basata sui counter, è una manna dal cielo per un mazzo basato su un colore che non è in grado di contrastare agevolmente questo tipo di risposte, da qui il bisogno di affiancare qualcosa che fiaccasse le azioni avversarie, anche con il generale in campo. La soluzione più ovvia è stata quella di inibire le fonti di mana e il rosso da questo punto di vista offre una marea di carte capaci di questo perfido effetto, rendendo così l'impianto solido e divertente al tempo stesso, per noi ovviamente, non certo per l'opponente di turno. Accelerare la venuta di questo Urabrask Heretic Praetor sarà per noi la massima aspirazione, coadiuvando il suo ingresso con una pioggia malevola, che raderà al suolo ogni possibilità di gioco di chi proverà a opporsi alla nostra azione. Visti i presupposti offerti da questo Urabrask Heretic Praetor, per Alessio Perini è stato facile costruire una build consistente, ma non è così scontato muoversi nei meandri del formato, con una lista così particolare senza le dovute attenzioni. Già il tipo di avversario determina come dovremo approcciarci al match, visto che buona parte delle nostre interazioni verso le terre sono più efficaci se riescono a bersagliare quelle non base, amplificando la resa delle nostre carte, a discapito della costruzione del gioco del nemico. Il generale può risultare decisivo, sia se l'opponente ha la tendenza di giocare a velocità istantanea o con interazioni specifiche, sia se ha bisogno di una buona quantità di mana per riuscire a sfruttare i suoi pezzi migliori, costringendo nell'esilio, vista la scarsità di fonti di mana in cui relegheremo l'avversario. Carte come Jeska's Will e in generale tutto ciò che aumenta rapidamente il mana a disposizione rende l'intero impianto più efficace, sia perché buona parte dei nostri strumenti di hate hanno un costo di lancio non leggero e rischiano di bloccare la nostra azione, che deve essere costante. Nonostante le apparenze non siamo di fronte a un archetipo facile da addomesticare, anzi, ma la soddisfazione di imbrigliare archetipi blasonati con un mazzo assolutamente fuori dagli schemi vale sicuramente l'esperienza di provare questa lista, almeno una volta. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere con questa lista basata su Urabrask Heretic Praetor si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Trovandoci di fronte a una build che prevede un piano di gioco particolare, il suo approccio al meta e agli avversari non è di tipo convenzionale, trovandosi bene o male più di fronte a certe strategie, più che a tipologie di archetipi specifici.
Se siamo di fronte a un avversario che ha molte creature dalla costituzione bassa, può cadere sotto la scura delle nostre rimozioni puntuali e di massa più facilmente, così come chi ha una struttura nella mana base complessa, o con poche terre tra le 99, rischiando di impantanarsi sotto la scura delle nostre tech. Con un opponente che cerca di sviluppare un piano di gioco di tipo midrange, con poche interazioni, siamo piuttosto favoriti, anche perché abbiamo diverse frecce al nostro arco per impedire che l'avversario riesca a avere i pezzi o fonti di mana in campo per poterci impensierire. Siamo in difficoltà se il nemico riesce a proporci presto una creatura dalla costituzione elevata, visto che non abbiamo un comparto rimozioni in grado di interagire correttamente con questo tipo di minacce. L'unica speranza è sviluppare danni diretti sufficienti per annichilire l'avversario prima di soccombere. Infine soffriamo i counter, in particolare se colpiscono la nostra prima carta pronta a distruggere una fonte di mana, perdendo così l'effetto sorpresa che ci avrebbe regalato un vantaggio consistente, mettendo in seria difficoltà il resto della partita. Insomma, con questo generale abbiamo un angolo di attacco peculiare, scelte di disegno atipiche, ma molti margini in cui eccellere senza rinunciare al divertimento a discapito di quell'avversario, chiaramente. Nonostante con questo Urabrask Heretic Praetor e un solo colore a disposizione, per Alessio Perini sono presenti diversi aggiustamenti possibili, già presenti nella sezione Considering della lista presa in esame, che troverete riportate nel testo in calce a questo video. Spiccano diverse scelte come Jaya Bala e Cot of Vermar, per spingere ulteriormente sull'acceleratore a discapito di qualche spaccaterra meno efficace, per imprimere una maggiore spinta al mazzo, in particolare con la venuta del comandante. Un'altra scelta, forse paradossale ma assolutamente calzata in questa lista, è l'eliminazione delle fetch dal mazzo in favore di un numero maggiore di terre base, per assicurarci land drop e terre in mano con maggiore consistenza, evitando di ridurne il numero durante il match. Un'ultima considerazione va a Boseiju, Who Shelters All, che il nostro deck builder non ama la follia, ma se ritenete sia utile avere una minima protezione per il lancio delle nostre magie verso i counter molesti, questa potrebbe essere un'opzione da implementare tra il 99. Siamo giunti al termine di questa complessa analisi e ringraziamo Alessio Perini per averci guidati alla scoperta di questo archetipo, che vede nella zona di comando un pretore ribelle e poco considerato, una scelta che sicuramente merita un test sul campo. Se amate provare qualche lista insolita o vi piace costruire un piano semplice ed efficace per punire l'avversario di turno, questo Urabrask Heretic Praetor potrebbe fare al caso vostro, risultando sicuramente inaspettato e ostico anche verso archetipi blasonati. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.